Quindi lei sarebbe interessato a far parte della nostra grande multimilionaria famiglia di sviluppo e creazione videogiochi? Beh, sì, è sempre stato il mio sogno fin da piccolo. Sogno, sì. E mi dica, ha per caso intenzione di portare nell'ambiente della... creatività? Sì, ho tante idee che vorrei utilizzare, tante ambientazioni mai provate prima, magari anche un platform in 3D, sarebbe bellissimo. Sì. Beh, sembra essere un tipo volenteroso. Benvenuto a bordo. Oh, grazie tantissime, non vedo l'ora di iniziare a buttare giù delle idee. Sì, idee. Bene, tutto quello che deve fare è firmare questo contratto assolutamente non malvagio. Mi scusi, non faccia caso al suo stesso sangue mischiato con l'inchiostro, vada pure. Bene, era tutto qui, felice di averti a bordo. Sono sicuro che ti troverai bene nella sezione giochi di calcio. Sta scherzando, vero? Ha sentito bene, gli studi di mercato mostrano che quei giochi fruttano soldi ed è logico andare dietro ai soldi, non crede? Ma il genere di giochi calcistici non lascia nessuna libertà creativa. Oh, poverino, pensava che la nostra grande famiglia di sviluppo videogiochi si occupasse di creatività. Ci si abitui, mio piccolo sviluppatore, e sarà meglio per lei che i giochi basati sulle nostre superficiali indagini di mercato abbiano successo, altrimenti si ritroverà insieme ai suoi amichetti nella nostra sezione dei giochi smartphone! Qualcuno di voi ha notato una certa monotonia nei videogiochi ultimamente? Negli ultimi anni le grandi compagnie, che una volta erano sempre in prima fila quando si parlava di idee, si sono in qualche modo addormentate creativamente e un po' tutte cercano di andare dietro al soldo facile. Per carità, in un certo senso non li biasimo. Più andiamo avanti e più il budget per fare un videogioco di alto livello sembra crescere, così come il numero del personale che serve per creare il titolo, così che automaticamente crescono i rischi e si tende per forza di cose a puntare solo su temi sicuri e già utilizzati. C'è anche da dire che ormai la tendenza a sovraspendere sembra essere diventata quasi un'ossessione tra i publisher più importanti, che sembrano fare a gara a chi ha speso il budget più grosso tra sviluppo e marketing, come se questo portasse loro più prestigio e più qualità. Non funziona esattamente così, come tanti ultimi titoli hanno dimostrato al loro lancio. Naturalmente ci sono le eccezioni che confermano la regola, ma molte delle grandi case ormai si crogiolano in questo ciclo anticreativo, che ha anche portato a cercare di rendere più appetibili al pubblico di oggi molte serie amate. Diciamo solo che i risultati non sono stati rosei. Benvenuti all'annuale riunione di giochi di Bomberman. Che bello vedervi qui, compagni di serie. Ma l'anima delle mortacci vostra, che state a fare? State a fare gli carta pecoriti, da che sarzame e se fa mutumice, no? Oh, maledizione! Che cazzo ha invitato Bomberman a Zero? Levatevelo subito dalle bombe! Ma che state a fare? Oh! Ci vuole rispetto! Non temero solo perché mi state a reggere! Ma la situazione è davvero così disperata? Io dico che basta sapere dove guardare. Ci sono ancora tanti publisher che continuano ad avere qualità e creatività come cavalli di battaglia. Tutto questo senza budget spropositati. E anche da quelle compagnie multimilionarie a volte escono delle piccole perle fortunate. E in più, ci sono gli indie. Conosciuti più correttamente come sviluppatori indipendenti, questi piccoli gruppi hanno fatto un bel po' di rumore negli ultimi anni, riuscendo a farsi notare come una vera e propria ondata di alternativi che provano, seppur in scala ridotta, idee e concetti di gameplay che molti publisher di oggi non toccherebbero nemmeno con un palo di 20 metri. Iniziando con piccoli titoli e piccoli team nel garage di casa propria, o lanciandosi con campagne di crowdfunding come Kickstarter, molti sviluppatori, tra talentuosi principianti o veterani stanchi del controllo creativo a cui erano sottoposti, hanno mostrato un sacco di piccoli grandi titoli che hanno creato un'ondata di freschezza e dato una vera alternativa a chi inizia a stancarsi dei cosiddetti gioconi AAA. Sono Virtual, ed ecco il mondo di oggi. Tra i primi successi indie possiamo notare titoli come Cave Story, creato, pensate, da un solo sviluppatore giapponese sotto il nome d'arte di Pixel.
E poi Alien Hominid, Super Meat Boy, www... no, aspettate, forse si diceva V6? O 6V o... Dio santo, come cazzo ti chiami? Insomma, questo gioco e tanti altri hanno iniziato a creare un modo alternativo di sviluppare videogiochi moderni. Tra i tanti team indipendenti, sicuramente uno dei più talentuosi e popolari è quello conosciuto come WayForward. Nato nel lontano 1990, almeno fino al 2002 è stato un team relativamente sconosciuto, visto che lavorava per lo più a titoli educativi per PC o titoli sotto licenza, ma proprio quell'anno fecero il grande passo rilasciando il loro primo vero gioco originale su Game Boy Color, conosciuto oggi come Shantae. Sviluppato come action platform con una mezza genio come protagonista intenta a salvare il proprio villaggio dalla piratessa Risky Boots, Shantae, seppur non fece grandi vendite, essendo uscito alla fine del ciclo vitale del Game Boy Color, fu un successo critico che iniziò a costruire una reputazione altamente positiva per i WayForward, che negli anni si specializzarono nell'arte dei giochi a due dimensioni, sia con titoli sotto licenza come Batman The Brave and the Bold e DuckTales, sia con giochi originali come la serie Mighty su DS e 3DS o il reboot di A Boy and His Blob su Wii. Recentemente hanno anche continuato a lavorare su nuovi titoli di Shantae, di cui l'ultimo, Pirate's Curse, ha visto ultimamente la luce su 3DS e Wii U. Ma parleremo di Shantae e WayForward più approfonditamente un'altra volta, perché oggi voglio puntare i riflettori sul team che si è staccato da quest'ultimo per iniziare la loro avventura personale sotto il nome di Yacht Crab Games. E più nello specifico voglio concentrarmi sul loro primo titolo che è uscito su 3DS, Wii U e PC solo qualche mese fa. Signore e signori, ecco a voi l'indie conosciuto come Shovel Knight. Shovel Knight è un titolo che mischia il genere platform e action, ispirandosi direttamente all'era dei giochi per NES, la prima console Nintendo, e specialmente a titoli come Mega Man, The Legend of Zelda 2, Castlevania, Super Mario Bros. 3 e DuckTales. La storia racconta di un coraggioso cavaliere dall'armatura blu, armato di pala, che dopo aver perso la sua compagna, Shield Knight, in una torre maledetta, si ritira dalla sua vita avventurosa. Ma il destino ha in serbo per lui un'ultima sfida. Infatti, anni dopo, la torre riappare con a capo una malvagia strega conosciuta come l'Incantatrice, che conquista l'intera terra di Shovel Knight grazie al suo ordine degli spietati. È tempo di scavare! Come lo amo! Certo, i titoli indie che si ispirano ai giochi dei bei tempi andati non sono più una novità al giorno d'oggi, eppure Shovel Knight riesce a distinguersi per essere uno di quei pochi che riesce a colpire pienamente nel segno grazie a uno stile grafico e a un'atmosfera molto retro, però riesce anche a tenere una propria identità senza per forza sembrare una scopiazzatura di qualche titolo del passato. L'aspetto grafico di Shovel Knight, naturalmente, prende un paio di lezioni direttamente dall'era NES, con una gamma di colori abbastanza semplice e sprite stilizzati ma concisi. Il risultato? Un lavoro fatto a pennello e con cura, tanto che gli art designer hanno anche studiato il modus operandi degli artisti del tempo, con forme che, seppur non perfette, danno la giusta idea di quel che vogliono rappresentare. Uno stile che si può facilmente ritrovare in tantissimi titoli del passato. Anche le ambientazioni, da come potete vedere, fanno la loro bellissima figura e il gioco sprizza stile da ogni singolo pixel su schermo. Chi ha detto che la pixel art è ormai superata? Guardate che bellezza, è uno stile che trovo assolutamente unico e trovo che sia una vera e propria forma di espressione artistica, così come lo sono l'espressionismo o il surrealismo nell'arte classica. In più, fatemi dire che il design dei mostri e specialmente dei boss è assolutamente fantastico. Leggermente ispirati ai Robot Master di Mega Man come concetto, questi minacciosi cavalieri sono tutti unici, ognuno con una propria personalità e i propri pattern d'attacco, abbastanza imprevedibili, brutali, ma anche dannatamente divertenti da affrontare. Sinceramente, uno dei miei preferiti è Tinker Knight, anche se eviterò di dirvi perché, non voglio rovinarvi la sorpresa. Anche il design dei nemici normali non è per niente male, con una buonissima varietà di avversari, molti di cui unici a seconda del livello che si sta giocando. Abbiamo scheletri, zombie, draghi, pesci lanterna e addirittura topicottero! Ricordano un po' i Telly, i robot di sorveglianza apparsi per la prima volta in Mega Man, tanto che condividono un pattern di movimento molto simile, però... Oddio, guardate! È il topinocottero! È il topino con l'orrotore dell'elicotterino! Oddio, che bello!
Il gameplay di Shovel Knight è tanto semplice quanto funzionale e divertente, studiato per dare una sensazione di pura avventura e di divertimento spensierato nel giocatore. Il gioco è diviso in diversi livelli, disposti su una mappa in stile Super Mario Bros. 3 con tanto di scontri casuali. Uno dei punti focali del gioco, oltre a superare i livelli sconfiggendo nemici e boss, è quello di trovare più tesori possibile. In ogni livello, infatti, Shovel Knight sarà in grado di spalare mucchi di terra e trovare gemme e monete di diverso valore. Inoltre ogni stage è tappezzzato di pertugi e percorsi segreti alternativi che possono guidare il giocatore verso sfide opzionali che di conseguenza portano a tesori sempre più ghiotti e, in alcuni casi, nascondono anche nuove armi secondarie, tutte uniche e dannatamente divertenti. La mia preferita? I pugni sgretolanti, che permettono a Shovel Knight di farsi strada a mezz'aria prendendo a pugni file di pietre. Naturalmente anche le altre armi secondarie non sono da meno a livello di creatività e divertimento, e alcune di loro hanno anche dei livelli opzionali dedicati. Ce n'è per tutti i gusti. Ma torniamo alla raccolta di gemme e tesori. Raccogliendone abbastanza si potranno comprare diverse cose in giro per il mondo di gioco e specialmente nei villaggi. Buoni pasto per incrementare la propria vita, potenziamenti per la propria magia e più avanti anche altre armature e tecniche per Shovel Knight, andando ad incrementare le sue abilità. Il level design del gioco è, senza usare mezzi termini, assolutamente fantastico. Non c'è un livello uguale all'altro, tutti presentano tantissimi elementi unici, che siano nemici, trappole, mini boss, sezioni platform e tanto altro. La creatività messa dagli sviluppatori in ogni singolo stage è impressionante, la varietà di ostacoli da superare non smetterà mai di sorprendere. Naturalmente, come già menzionato, ogni livello ha tanti segreti da scoprire, ma è anche il gioco in generale che è pieno di piccoli dettagli e segreti, tra cui anche boss opzionali, alcuni di cui appariranno sotto certe condizioni. Ci sono anche dei piccoli easter egg, alcuni dei quali solo certi giocatori potranno capire. Il gioco è supportato da una difficoltà abbastanza alta senza cadere nel frustrante. È naturalmente mirato ai giocatori con un po' di esperienza sulle spalle e non bisognerà aspettare molto prima di iniziare a faticare. Shovel Knight presenta anche un sistema di checkpoint particolare. È infatti possibile distruggere i punti in cambio di più tesori. Naturalmente più è difficile la fase che segue il checkpoint e più valore avrà quest'ultimo se distrutto. E in caso di perdita, Shovel Knight perderà parte del suo bottino che, a seconda del punto in cui si è morti, potrà essere recuperato o meno. Una tentazione davvero ardua da sconfiggere. Ho perso tantissime vite cercando di recuperare quell'ultimo sacchetto volante. E no. Oh. No, dai, no! Dai, ti prego, no! Ultima volta, no! Vabbè, tanto avevo già perso la voglia di vivere. Ma c'è un altro elemento che rende questa gemma indie così spettacolare. Ha uno stile grafico curatissimo, un level design da premio e un gameplay divertente e appagante. Ma ciò che mette la ciliegina sulla torta è l'atmosfera. Voi vi chiedereste, ma come fa un gioco del genere ad avere un'atmosfera degna? Sono dell'opinione che non si ha sempre bisogno di una trama complessa o di grafica all'avanguardia per instillare un senso di avventura. Shovel Knight, con quei pochi giusti elementi, riesce in qualche modo a creare attorno a sé un alone magico. La determinazione del cavaliere nel voler salvare Shield Knight, i dialoghi dallo stile cavalleresco con i diversi boss di fine livello, l'umorismo spensierato e simpatico che continua a ricordare al giocatore di non prendersi troppo sul serio, così come le scene in cui il cavaliere, dopo ogni battaglia, si addormenta vicino ad un fuoco acceso, sognando occasionalmente di salvare Shield Knight con una melodia malinconica di sottofondo, un piccolo dettaglio che però va a rafforzare la personalità del protagonista, sottolineando il suo forte senso del dovere e il suo senso di colpa per aver perso la sua compagna d'avventure. Il gioco è in grado di far sorridere e di commuovere con piccoli ma significativi elementi che danno al titolo la sua identità e lo rendono, a mio parere, una grande avventura che riesce ad essere epica, spensierata, buffa ed emozionante al tempo stesso. E i boss fanno parte di questa atmosfera, ognuno con il proprio carattere che, seppur con poche linee di dialogo, riescono ad affermare il loro io, stampandolo nella mente di chi gioca. Non può di certo mancare il rivale di turno, Black Knight, una versione cattiva di Shovel Knight. È uno di quegli stereotipi che si è visto tantissime volte nella storia dei videogiochi, ma che non manca mai di divertire, a mio parere. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi. Non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice. I suoi invincibili cavalieri dell'Ordine degli Spietati non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala! È un dialogo così magnificamente stereotipato, funziona così bene! Per renderlo perfettamente retro mancherebbe giusto una risata 8 bit.
L'atmosfera naturalmente non sarebbe la stessa senza una buona colonna sonora a supportarla. Per fortuna la musica di Shovel Knight è incisiva e memorabile, composta da un talentuoso rappresentante della musica videoludica, Jake Kaufman, famoso per aver lavorato a molti titoli di WayForward, tra cui la serie Mighty e la serie di Shantae, e giochi come il classico cult per PS2, Legend of Kai. A proposito, sapete che stanno lavorando ad un remake HD di quest'ultimo? Ma torniamo alla musica di gioco. Non c'è un brano che risulti blando o brutto. L'intera colonna sonora del gioco è, come tutto il resto, un lavoro di cura e passione che prende esempio dalla scuola di pensiero dei brani dell'era 8-bit, portandoci come risultato una schiera di melodie appaganti, memorabili, a volte malinconiche, a volte frenetiche, ma che si sposano sempre perfettamente con lo stile dello stage che si sta affrontando. Jake Kaufman ha anche lavorato a un CD di remix e riarrangiamenti del gioco insieme ad altri artisti e compositori su internet ed è in vendita adesso. Io, se vi è piaciuta la musica del gioco, vi consiglio di andare a prestarci orecchio, anche perché viene venduto per pochissimi spiccioli e trovo che i remix sono davvero fantastici. Shovel Knight è un piccolo capolavoro che penso diventerà un vero e proprio classico e prova evidente che un gioco creato con una filosofia retro in mente può ancora divertire ed emozionare quanto un gioco moderno, almeno per quanto riguarda i giocatori che sono disposti a rinunciare a mondi aperti e trame super complesse, con uno stile visivo e curato, un gameplay che mischia una scuola di pensiero classica con idee moderne, la cura messa nel level design e nelle battaglie contro i boss e un'atmosfera emozionante e avventurosa. Shovel Knight è un titolo che consiglio caldamente a tutti voi. Inoltre Yacht Club Games ha promesso degli aggiornamenti per il gioco che in futuro andranno ad espandere l'esperienza e hanno già mezzo scherzato sull'avere delle idee per Super Shovel Knight e Shovel Knight 64. Spero siano idee che diverranno realtà. E chiudo questo video con un incoraggiamento verso tutti voi. Io oggi vi ho parlato di questo titolo, ma di giochi indie ce ne sono un'infinità là fuori che aspettano solo di essere scoperti. I team indipendenti non hanno dalla loro i soldi e il marketing di compagnie più grosse, ma presentano un grande potenziale creativo e molte volte mi sono trovato a preferire i loro titoli a quelli super blasonati e forse anche troppo pomposi di grossi publisher come Ubisoft e Electronic Arts. È anche vero che non tutti possono vantare la stessa qualità di Shovel Knight, ma basta guardarsi un po' attorno per trovare molti titoli degni di nota. Li potete trovare davvero dappertutto, su Steam, su PSN, sulle shop di Nintendo, qualche volta anche su Xbox Live. Quindi, giocatore, sperimenta, scopri, guardati intorno, esplora, ma soprattutto... Come lo amo! Facile, no? In posizione? In posizione. In partita? Ci sono? Ok. Benvenuti, porca troia, ho fatto cadere il